Stava andando tutto così bene e invece, bam, la botta in tutti i sensi. Da qualche settimana stiamo esplorando la Sicilia e ce la stiamo proprio godendo. Sì, qualche intoppo c'è stato, un pastore arrabbiato, la ricotta, il caldo, la ricotta, una ferita, la ricotta. Ma per il resto non potevamo chiedere di più. Bellissimo! La quantità di posti, attrazioni e bellezze concentrate in un'isola come questa è impressionante. E poi su una cosa potevamo contare, il cubetto. Più passavano i giorni, più questa autovan ci sembrava la scelta perfetta per noi. Abbastanza piccolo per passare anche nelle strettissime strade siciliane che Google Maps ama farci prendere. Abbastanza spazioso per poterci dormire, cucinare e riposare dentro. Affidabile in pianura, costante in salita. Era tutto perfetto. Qualche dettaglio qua e là da sistemare strada facendo, ma per il resto una meraviglia. Finché non ho fatto un disastro. Era una cazzata. Mi sto ancora mordendo le mani per quello che è successo. Oggi mi servirà una dose enorme di bellezza siciliana per compensare la rabbia, o forse ancora meglio la ricotta. Buongiorno con questa splendida vista stamattina. Noi stiamo scendendo adesso da Erice, quindi tutta la bella strada tortuosa che ci porta verso il basso. Si vede anche da qua proprio la strada lì sotto. Sullo sfondo c'è Trapani, là dietro le saline e lì nella penombra si vedono in mezzo alla nebbia, alla nebbiolina del mattino, si vedono le isole Egadi. Il mare oggi ha un colore fantastico e noi siamo diretti proprio là sotto. Tenete a bada gli ormoni, è arrivato quel momento. Il lavaggio dell'auto. Gratta bene lì che è tutta sporca. Guarda com'è conciato cubetto, guarda che roba. Vai, laviamo un po' il cubetto che se lo merita. Una passatina veloce, giusto un passaggino. Perché per la salsedine. Esatto, bravo, vai, vai. È bello perché con la scusa di fare il video io in genere guardo in queste situazioni, per cui Paolo è lì che corre, che spazzola tutto come un forsennato. Guardalo lì, con che energia, la faccia proprio di quello che ce la sta mettendo tutta. Io guardo. Se avete resistito finora alla sexitudine di Paolo che lava la macchina, adesso crollerete di sicuro. È un po' equivoca la cosa. Vabbè, detto questo, ragazzi, dopo il sudore adesso ci vuole un po' la colazione. La colazione stamattina è pesantissima e infatti ne abbiamo preso soltanto uno, perché comunque questo è il cannolo che si vende qui a Trapani. In tanti ci avete consigliato tanti posti dove andare a mangiare i cannoli più buoni e sono praticamente tutti in questa zona. Noi abbiamo trovato questo, eravamo qua vicino, si chiama Pasticceria Messina Nicasio, questo è il nome, e questo è il cannolo che viene riempito, non si trova proprio sul bancone, cioè non lo si vede, ma vanno dietro a riempirlo. Questa è la ricotta che è bella fresca ma anche fredda perché mi si sta ghiacciando il mignolino. Detto questo, ricotta e gocce di cioccolato, è ripieno. Ora capisco. Anche le gocce di cioccolato si sciolgono, nonostante la freschitudine della ricotta. E ma lo mangi tu così? Adesso ci serve un bello scrunch. Allora, siamo a livello, ecco, siamo a livello delle teste di turco come ricotta, perché è buona come quella. Vi ricordate le teste di turco? Quella belva grossa così. Esatto, indimenticabile. E qua comunque la belva è similare. Quindi colazione così oggi. Non ce l'abbiamo fatta, metà ce lo portiamo via. Anche perché proprio ti intappa, cioè proprio. Dilla come la stavi dicendo prima. Detto diciamo in dialetto calabrese, ti inchiumba. Inchiumba. Cioè, altra parola dopo un gurnato. Inchiumbato. Sì, è vero. Assomigliano anche.
Ragazzi, mamma mia, la situazione si sta facendo veramente seria. Dove siamo? Sulla Luna? Con l'infradito direi di no. Direi di no. Allora, attenzione ragazzi, perché la vista è incredibile davanti. Ed eccola qua, questo è il Monte Cofano, siamo sulla spiaggia di Punta Bucerno che è fatta con tutta questa roccia lavica. E di là, guardalo là, quel bel promontorio gigantesco, e dietro c'è San Vito Lo Capo, che è quella più famosa, diciamo, tra queste località, famosissima località balneare qui della Sicilia. Avremmo probabilmente sbagliato tutti gli accenti, ma va bene così. Ma guarda cosa abbiamo attorno, a 360 Ma hai visto la gradi. montagna qua dietro? Mamma Cioè finisce mia. dritta proprio così, bam, roccione, non c'è nulla. Cioè c'è un paesino qua dietro che si chiama Macari, ma è l'unica cosa che c'è, perché per il resto veramente, guarda, cioè sembra desolatissimo sto posto. Il Monte Cofano è una specie di calamita, cioè lo sguardo va sempre Sì, è lì. vero. Questa parte qua che sembra un groviera, ci sono tutti questi buchi e dentro ogni buco ci sono tutte le alghe, no? Per cui sembrano delle piccole finestre proprio. Acqua è calda. L'acqua è calda, quindi adesso ci facciamo un bel bagno e credo che resteremo qui, anzi sono sicura che resteremo qui tutto il giorno e dormiamo anche qua. Sì, ne vale la pena assolutamente proprio. Quando trovi questi posti ragazzi ti devi fermare, basta, ti fermi qua e non fai nient'altro. Magari ci facciamo una passeggiata, andiamo da quel lato oppure dall'altro lato. E vedete ragazzi, non c'è tantissima gente nonostante sia weekend di giugno, non c'è proprio tantissima gente. Chiaramente ce n'è un po' perché vabbè, vuoi non venire qua se hai un attimo libero. Poi Trapani non è lontana perché praticamente ci abbiamo messo una mezz'oretta massimo andando tranquilli, quindi non è lontana la città. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. Angela se ne sta lì come una sirenetta. Io vado a farmi un bagno, che goduria! Bellissima l'acqua. Sotto il fondale è chiaramente pieno di rocce, quindi bisogna stare molto attenti. Il cubetto o cubino o la cubetta è lì. Non si è capito esattamente come si chiama. E il monte da questo lato e tutto il resto della spiaggia da questo. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do. Abbiamo cominciato a camminare da una decina di minuti anche perché io ho un mega cannolazzo da digerire, da mandar giù. Da questo lato c'è la spiaggia dove abbiamo parcheggiato noi, ma mi sa che ci spostiamo un pochino più avanti perché qua è molto più tranquillo, siamo già sotto queste bellissime montagnazze. E qua c'è un dettaglio molto interessante, cioè questa cassetta della posta con vista mare che praticamente si trova a centinaia di metri dalla casa. Lì da qualche parte vive qualcuno. Non ce l'abbiamo fatta resistere, ci siamo ributtati, quindi secondo tuffo in questa spiaggetta che, a differenza della precedente che era di roccia più lavica, che è sempre lì dietro lo stesso tipo di roccia, questa è fatta da questi bei sassoloni che fanno un po' dolore per entrare in mare, ma poi una volta che sei dentro te la godi. E soprattutto non c'è il problema della sabbia, che devo dire, quando vivi in una macchina è un grosso problema se ti riporti diciamo chili e chili di sabbia dentro la macchina. È l'ora del tramonto che è spaziale in questo momento. Eccolo lì il sole che si sta per tuffare nell'acqua, ma noi siamo presi da altre cose, quindi adesso guardiamo un attimo il tramonto così e poi ci giriamo e lavoriamo perché qua ci sono un sacco di insetti. Ieri abbiamo fatto un super acquisto, quindi upgrade per il cubetto, cioè la zanzariera. Very nice. Ne abbiamo presa una molto grande, quindi dobbiamo tagliarla a metà. Aspetta che c'è un insetto anche sulla Sono camera. Questi sono minuscoli. Dobbiamo tagliarla a metà in pratica e poi usarla per coprire. bloccare queste due portiere, e le useremo delle calamite. Abbiamo comprato delle calamite per cui la fissiamo qua alla Ma sai che lamiera. possiamo, è talmente grande questa che possiamo fissarla dall'alto, anche di lato e Sì, sotto. abbiamo un sacco di calamite, quindi possiamo Quindi fare avremo tutta l'aria che entra, bellissimo, zero insetti, quindi va soltanto tagliata a metà e poi tutte le calamite si possono applicare. Magari riusciamo anche addirittura a cucirle dentro le calamite, sì. Adesso stiamo facendo una roba un po' troppo elaborata, secondo me. Adesso, Iniziamo a tagliarla a metà.
velocissima la cosa, infatti abbiamo già messo le 4 calamite, 1, 2, 3 e 4 e niente. Guarda di qua, guarda non di qua. passi, non passa. passi. Lui di sicuro dalla zanzariera non passa. Ci siamo fatti la doccia qua fuori e adesso siamo entrati dentro e siamo al riparo, ragazzi. Ce ne sono tantissimi, Da soprattutto questo lato è una cosa incredibile, non so se si vede fuori, ma ce ne sono, guarda come volano, lì fuori si vedono. Per anche qua fortuna, davanti. cioè le abbiamo messe proprio perfette, giusto in tempo. Prima notte, ragazzi, un po' da incubo per il caldo. Non me Ci siamo l'aspettavo. sciolti. Allora, ieri ha fatto molto caldo, infatti la macchina era proprio bollente, quando proprio si impregna di calore mostruoso tutto quanto e senti il calore salire dopo, cioè quel caldo lì. Però poi a un certo punto di sera si stava anche bene, c'era questo vento Un vento fortissimo, si spostava la macchina proprio. forte, Sì. ma la macchina non si è rinfrescata la sera e comunque il vento non era abbastanza fresco. E c'erano le zanzare. quindi abbiamo dormito un po' così, tipo Tra virgolette, diciamo, abbiamo dormito. a momenti. Sbattiamo un po' tutto, adesso chiudiamo qua. Però il posto quanti è acari? bellissimo, un posto bellissimo da vedere quando abbiamo aperto stamattina, che abbiamo visto tutta la roccia qua dietro, il mare calmissimo davanti. Risolto il mistero, ecco dove erano finiti tutti, noi pensavamo fossero tutti spariti, invece no, erano tutti qui alla spiaggia di San Vitolo Capo. No, ragazzi, c'è una marea umana da questo lato e anche da questo. Non eravamo più abituati a tutta questa gente. No, però è normale, devo dire, cioè la spiaggia è bellissima perché è tutta di sabbia, è facile da entrare, quindi perfetto per le famiglie. Il colore dell'acqua caraibica. Caraibico. E poi ci sono loro, che sono uno dei simboli dell'estate italiana, cioè i lidi. Ah beh, certo. Perdita d'occhio, no? Insieme alla pizza, al limoncello. Gli ombrelloni. Gli ombrelloni. Adesso abbiamo beccato l'unica striscia un pochino più tranquilla e ci facciamo il bagno, ma poi andiamo a cercare un posticino magari un po' più tranquillo. Ci godiamo anche questa bellezza, perché poi dal mare è ancora più figo quello che c'è attorno. Guarda qua che vista e che colore l'acqua. Ovviamente siamo partiti senza il costume, quindi ce lo stiamo mettendo adesso, ma guarda Paolo che mutandina con le bottiglie di tabasco. Tabasco muy picanto. Momento tuffo al contrario, nel senso che Paolo sta tornando indietro perché ci siamo dimenticati di mettere via il telefono, l'ho lasciato nei pantaloni, l'ho messo nello zainetto e tanto io sto qua e me la godo. Devo dire che è bella freschetta l'acqua. Allora sono in questa versione mimetica, cappellino e tutto, perché il sole picchia anche se siamo soltanto a giugno, è una giornata molto calda, sono temperature alte in questi giorni, un po' fuori anche dalla media della stagione, per cui il bello è che siamo al mare, quindi di giorno possiamo stare qui e poi abbiamo più forza anche per affrontare nottate un po' più difficili. Ora dirò una cosa che quando l'ho letta a me è sembrato assurdo, ma è proprio così, cioè San Vitolo Capo ha meno di 5.000 abitanti, ma o sono tutti su questa spiaggia oppure si riempie tantissimo nei mesi estivi. Infatti è una delle località balneari più famose di tutta la Sicilia. Pensate che da solo questo paesino dà una buona mano a tutta l'economia della provincia di Trapani. Qui piccolino, è stato scoperto all'inizio, pensate si basava solo sull'agricoltura e la pesca, l'economia di questo paesino. Adesso ovviamente è voltata totalmente al turismo. Intanto sto cercando di capire dove è finito Paolo, che eccolo lì che si è buttato. Bellissimo! Fresca l'acqua perché ci vuole proprio distacco dal caldo fuori, il fresco dentro, e una piscina così, ragazzi, non si era ancora vista. Non si era ancora vista e non pensavo neanche di trovarne una in Sicilia, invece c'è ed è San Vitolo Capo. Piccola rettifica, non abbiamo visto tutte le spiagge della Sicilia, ovviamente quelle che abbiamo visto le abbiamo viste magari col mare mosso, quindi non possiamo dire se anche là che passa dietro. Direi che però questa per noi è la prima spiaggia stile caraibico.
ci vuole un po' di coraggio a lasciare quell'acqua, ragazzi. Adesso stiamo guardando un pochino come è fatto il paesino all'interno. Questa è la stradina principale, ci sono tutti i ristoranti e i negozietti. In questo momento praticamente quasi tutto vuoto, tante persone a passeggio come noi. E qua, beh ragazzi, adesso se si comincia a mangiare, si sa, dopo 4 ore si può fare il bagno, quindi meglio evitare oppure mangiare qualcosa di veramente leggero. Siamo tornati dal cubetto per spostarci. Piccola informazione che magari può essere utile a molti: c'è un parcheggio che è completamente gratuito, messo a disposizione dal comune di San Vito Lo Capo, che è gigantesco. Adesso avete visto tutta la gente che c'era in mare, comunque c'è spazio perché è davvero grandissimo e da qui saranno 500-600 metri per arrivare alla prima spiaggia. Questo è il porto, questo è il porto, ragazzi. L'acqua del porto in giro non è pulitissima, invece qua è già bellissimo il colore anche vista dall'alto e soprattutto stupenda la vista su quel roccione là dietro. Guarda come va giù a picco proprio, va giù dritto. C'è qualcuno che ha scelto questa come spiaggia. Posso dire che non è stata una cattiva scelta, certo devi farti il bagno tra le barche, quindi bisogna fare un po' attenzione, però è molto più tranquilla rispetto a quella principale della città. Ma l'acqua è sostanzialmente la stessa. Quando non si mangiano pizze, pizzettine, cannoli e altre cose, si mangia sempre questo alla fine. Insalatona. Insalatona, sempre a dieta. Mi piace perché li dividiamo, no? I pomodori con le olive da un lato, l'insalata qua col tonno dall'altro, così sembra di mangiare più cose. Si è fatto tardissimo, ragazzi, mi rendo conto che stiamo cambiando proprio fuso orario, in qualche senso, nel senso che partiamo un pochino più tardi, alle 9:30 alla fine si fa, 9:30, 10 e ancora si sta bene. Poi mangiamo invece sul tardi, alle 2:30, ora sono le 2:30 addirittura. A questo punto ci starebbe anche la pennichella tipica, proprio come qua chiudono i negozi dall'1 alle 5, adesso ci vorrebbe proprio la pennichella, cosa che non faremo comunque perché ancora ci proviamo. Poi la cena la facciamo tardi, anche ieri. Ieri alle 9 abbiamo mangiato. Alle 9, tardissimo. Ci rendiamo conto che arriviamo sul letto che sono tipo le 10, le 10:30. Ah! Cioè, questo è molto strano. Se ci conoscete bene sapete che di solito verso le 5:30 noi abbiamo già mangiato. No, esagerato, alle 7 mangiamo. Dipende dalla stagione. Alle 9:30 siamo a letto. Però dico stagione invernale che diciamo il buio arriva prima, verso 5:30, 6. In genere noi 6:30 siamo già pronti, cioè siamo proprio, tante volte siamo sdraiati. Adesso invece stiamo proprio seguendo sul fuso estivo, la fase, fuso orario sì, estivo, quindi orario, si sì. tramonta più tardi il sole, ne mangiamo più tardi, ci svegliamo tutto più tardi. tutto più tardi. E infatti ieri mi sono addormentato all'1, cioè ma ti All'una? pare? No, ma io ti pare? no. Io all'1 sono sicuro, o forse anche più tardi. Sì, Non è da sì, te. sì. No. Strano. Devo dire che i fari hanno sempre il loro fascino. Mi immagino cosa deve essere vivere là sopra, a parte la vista spaziale che hai da lassù, soprattutto in un paesino come questo, ma poi la desolazione. Ah, un gatto! È arrivato un gattino, c'è una colonia di gatti, mi sa, di cui si prendono cura. È lui il guardiano del faro in realtà. E qui invece c'è un cartello. Molto carina questa idea, hanno messo il cartello che dice praticamente quando è stato inaugurato questo faro, no? Quindi verrà acceso la prima volta il 1° agosto 1859, 43,38 metri di altezza, e quindi si vedrà a 20 miglia, sempre che lo permetta lo stato dell'atmosfera. Questo è il faro proprio di San Vito Lo Capo e questo è un avviso ai naviganti. A 2 passi dal faro c'è anche quella che in italiano si chiama casamatta. Abbiamo scoperto che è così, i bunker in italiano si chiamano case matte. Comunque eccolo qua, il bunker risalente alla seconda guerra mondiale, e c'è da dire una cosa interessante. Allora, a parte il fatto che ci ricorda un pochino il viaggio che abbiamo fatto in Albania, anche lì ci sono tantissimi bunker un po' dappertutto in tutto il paese, e anche in Italia è così, soprattutto in Sicilia ne abbiamo visti diversi di questi bunker. Questo perché la Sicilia è stata fondamentale durante la seconda guerra mondiale. Nel 1943 infatti gli americani hanno cominciato la loro avanzata in Europa proprio da qui.
La Sicilia aveva una posizione strategica, quindi era fondamentale difenderne tutto il perimetro, quindi vennero costruiti durante il fascismo tutti questi bunker che avevano appunto funzione di difesa. Ma nel 1943 ci fu la cosiddetta operazione Husky e gli alleati arrivarono qui con una flotta e con degli armamenti talmente grandi e potenti che l'esercito, che era messo qui appunto di guardia alle coste, automaticamente si arrese. Quindi nel 1943 già la Sicilia era in mano agli alleati e per ben 2 anni fu quasi staccata dall'Italia, perché mentre l'Italia rimaneva sotto il fascismo, qui c'era tutta un'altra situazione. Urca, che vento c'è! Ho messo la calza. No, dobbiamo andare un attimo là dietro. Comunque qua dietro c'è la tonnara e il parcheggio del cubetto. Ci mettiamo qua dietro, è decisamente meglio. Poi ti sposta, ma qua sopra fa anche un po' paura, perché guarda giù, cioè la costa qua è così in realtà, tutta la costa tranne la parte della spiaggia di San Vito che è tutta bella sabbiosa e grande, poi è tutta così, queste roccione che bam, si tuffano dritte nel mare così. E noi siamo venuti qua per lei, questa torre, che è una torre di avvistamento, ce ne sono 3 in questa zona. Questa è la torre dell'Usciere e è stata costruita nel 1583 da Camillo Camiliani, questo architetto di Firenze con dei genitori con una fantasia enorme, devo dire, perché gli hanno dato sti nomi. Comunque tutte queste torri avevano più o meno la stessa forma, cioè questa forma quadrata dove c'erano le munizioni e tutto quello che serviva per fare dei segnali di avvistamento nel caso venissero avvistati i pirati che in quel periodo appunto infestavano tutto il Mediterraneo. Anche la mi sono fermato a Usciere. Tu hai detto Usciere, mi è venuto in mente soltanto Herbert Ballerina. Esatto. Volevo fare l'Usciere. Anche sta per perdere il cappello. Vai, vai, vai. Attenzione, è a un passo. Recuperato. Meglio se non parlo. Meglio se... Che faro. Madò. Tutto. Sia questo che qua. Tutti e tre. Tutti e 3. Tutti e 3. C'era proprio Ma come cazzo la si fa? una possibilità su 1 miliardo c'era di prendere 3. Stavo facendo una retro e non ho guardato bene, c'era quel robo lì. Fa niente, perché comunque funziona ancora. Fa niente, tutto. insomma, guarda là, 3 cose. 3, 1, 2 e la carrozzeria. Questa è la parte peggiore. E questo alla fine vabbè, lo cambiamo. Dai, non fa niente. Madonna, che faccia! Che faccia! È solo una cosa estetica, la macchina funziona tutto, il faro funziona, non si è rotto niente. È solo una roba estetica. Allora, il faro si può cambiare, il paraurti si può cambiare se non si può sistemare. Ma poi funziona la macchina. È una cazzata, ho fatto una era una cazzata. Ma non fa niente, dai, può succedere, guidi tanto, non fa niente. Succedono queste cose, dai. Altro super parcheggio per passare la notte. In pratica siamo dalla parte opposta rispetto a dove eravamo ieri, perché ieri abbiamo parcheggiato qua, abbiamo dormito qua e oggi siamo dall'altro lato, sotto questa roccia, proprio sotto questa enorme rocciona qua dietro, con anche una grotta là in mezzo e un Paolo che però è molto disperato vista la situazione. La cosa che mi dà più fastidio quando lo guardo è pensare che era evitabilissimo. Sì. Era evitabilissimo. Vabbè, allora, ci sono 3 cose. Dai, 3 cose. pensiamo a come risolverla invece di farci prendere dallo sconforto. 3 cose. Questo è il faro, Sì. che però si trova facilmente. Sfasciacarrozze. Questo lo trovi facile. Si stacca facile perché ci sono 2 viti, ho visto. 2 o 3 viti da cambiare, da togliere e rimettere. Poi questo, che a questo punto non so se è riparabile. Non credo, È di Vabbè, plastica, pezzi però. non mancano in realtà.
perché ho visto qua anche, qua non manca il pezzo. Si è proprio aperto, una crepa tipo. Sì, si è aperto. Non so se riparabile. E questo, ragazzi, questo è un gran Questo casino. è il danno peggiore. Perché magari anche il paraurti possiamo trovarlo o comunque si può riparare, non lo so. Ma questo è un bel casino. Questo è veramente un bel Lì casino. è rimasto anche il marrone del Sì, paletto proprio. sì. Madonna mia, mamma. Non guardarlo, ma sono tutte cose estetiche alla fine, non funzionali. La porta si apre anche se c'è quella bozza lì, non è successo niente. Non c'è nessun problema, è solo estetica, dai. Allora, il punto è che anche per rifare la carrozzeria qua è tutto un pezzo unico, cioè da smontare metà macchina praticamente. Ci Da sarà un smontare metà modo, macchina. ci sarà un modo A che noi meno non che sappiamo, che si può tirare fuori. Questo pezzo non sia staccato da questo, però non ho idea, assolutamente non ho idea. In caso forse è un pezzo che va da qua e arriva qua, sperando che sia solo quello. Poi vabbè, chiaramente va fatto questo pezzo. Boh, secondo me è un danno che in Italia costa molto. Infatti cioè, sistemerei quello che riusciamo, cioè il fanale e il sotto lì, il paraurti, e il resto aspettiamo, ma non importa, il Vabbè, cubetto dai. è bello uguale. Allora, ti dico la verità, alla fine, se fosse stata una macchina che tu dici la prendi usata, come era il Biagino, aveva già le sue bottarelle qua e là, era un'altra cosa, e allora vabbè. Però qua abbiamo preso la macchina, alla fine era messa bene. Molto bene. Avergli dato io una botta del genere mi fa girare le scatole. Però calma, perché vabbè, Succedono, allora, sono si risolve cose tutto, che succedono, si risolvono. non abbiamo fretta, quindi E non c'è neanche per ora un sta problema così. meccanico. Non è un per problema cui- meccanico, che poi quelli sono i veri problemi, esatto, quelli cioè, che se proprio non ti va. fanno. No, infatti. Va, è Adesso. solo un problema estetico. E però ecco, È un po' ammaccato, tu ecco. capisci, il no? Il cubetto. fatto che l'ho fatto io. E quindi è lì che mi girano un po'. Ma lo Perché poi capisco. era evitabilissimo una cosa del genere. Lo so, ma col senno di poi sono bravi tutti, no? Va bene, basta. Basta perché è tutto risolvibile. E guarda la vista con cui dormiremo Io oggi. quasi quasi mi facevo un altro tuffo lì, mi Ci rinfrescavo buttiamo là sopra, tutto sotto perché c'è una spiaggetta, c'è un po' di gente, qua ci sono tutti ti e rinfresca queste anche le idee, rocce, però ti rinfresca anche le idee. sì, direi che ti serve. Quest'acqua poi è bella fresca, quando ti butti dentro è... Allora adesso ci buttiamo, poi ci facciamo una Ragazzi, cosa ho combinato? doccia. Ma non fa niente, vieni qua che io un bacino. Cosa può esserci di meglio? Una pasta di mais e riso con il sugo. Angela. E Il sole che tramonto, guarda che romantico che sei stato. Se non fosse per la pasta di mais era tutto romantico. Mi distraggo un attimo e la mangi subito così. Sembra il mio braccio, ma invece è il ginocchio di Angela. Piedaccio. Togli quel piedaccio. Schifo. Allora ragazzi, in questo periodo abbiamo parlato veramente poco della macchina perché fondamentalmente non ha dato nessuna preoccupazione, nessun problema, va benissimo, è perfetta per quello che stiamo facendo. E invece ci siamo trovati questa cosa bellissima. E vabbè, niente, cercheremo con calma di risolvere punto per punto tutta la questione a partire dai prossimi giorni, con calma, non c'è nessuna fretta. Lo faremo con zen, bravo. ecco, quello zen che cercherò di trovare. Bravissimo. Bene che stai facendo poca fatica anche. E quindi niente ragazzi, qua si stava lavorando, Angela stava montando un video e poi Mi hanno tocca a me. mangiato le zanzare. C'è una zanzara, io Mi continuo hanno a mangiato uccidere. guarda, sulla mano e sulla coscia. Ah, è lei? È quella che poi sentivo prima? Sì, questa ci sfida, si avvicina, poi se ne va. Poi Sì. Ne ho già ammazzate 3 o 4. Meno male che abbiamo preso zanzariere, se no senza. Chissà cosa succedeva. Va bene ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora Assolutamente. fatto, mandateci tanta energia positiva visto il danno che c'è stato oggi e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao!